Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Bomba mediatica intorno al Napoli, il comunicato ufficiale nei confronti del rinnovo, non rinnovo di Kvaratskhelia, 5 milioni non 5 milioni, raddoppiamo l'ingaggio, eccetera eccetera. Leggeremo il comunicato, lo commentiamo insieme, fatemi sapere ovviamente la vostra nei commenti qui sotto, iscrivetevi al canale se siete nuovi o passate sotto questo video per la prima volta, un bel like e attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti. Poi c'è anche da analizzare, ci andremo dopo, un articolo di Repubblica nel quale si legge a caratteri cubitali l'eventuale destinatario del comunicato del Napoli, che andremo a commentare perché ci sono alcune cose che potevano essere fatte diversamente. Andiamo a leggere cosa dice il comunicato. Allora, alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di cazzate. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore, il cui contratto scade tra 4 anni. Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio De Laurentiis, né Andrea Chiavelli. Allora, le due cose che volevo un attimo analizzare sono questa. La parola cazzate, che poteva essere sicuramente sostituita con un altro pensiero, con altre parole. Si poteva dire si tratta di cose non vere, si tratta di fatti mai accaduti. Usavi un altro termine invece di usare cazzate, per il quale poi vengono assolutamente a bussare alla tua porta a livello mediatico testate giornalistiche che ti dicono sempre la stessa cosa, e perché De Laurentiis, è perché è sempre colorito, e perché se ne esce sempre così nei modi, arrogante, eccetera eccetera. Quindi già per evitare questo pur parler dei giornali, battendo sempre sulla stessa caratteristica o sugli stessi modi che il Napoli usa, si poteva far di meglio. L'altra è la già analizzata Paolo Del Genio, con il quale sono completamente d'accordo, perché Del Genio dice: perché usare alcuni media, continuano a raccontare, invece di nominare per filo e per segno testate giornalistiche, social media o chi è stato a far uscire queste notizie false. Assolutamente d'accordo con Paolo Del Genio, senza se e senza ma, perché così restringi un cerchio, crei meno assolutamente clamore mediatico. Però mi rendo conto che poi forse vai ad inimicarti ulteriori testate giornalistiche, perché dal punto di vista di tirare acqua al mulino del Napoli di testate giornalistiche ce ne sono ben poche, e di giornalisti che fanno il bene del Napoli se ne contano sulle dita di una mano, ma questo è un altro discorso. La Repubblica, un articolo su Repubblica dice: secondo l'edizione odierna di Repubblica, il destinatario del messaggio è l'agente del Giorgiano. La nota sembra avere un destinatario chiaro, al di là del riferimento ai media: l'agente dell'attaccante Mamuka Iucheli. La maxi richiesta 5 milioni non va sbandierata ma verificata col Napoli. L'idea di un ingaggio raddoppiato rispetto a quello attuale evidentemente è considerata superata dall'entourage del giocatore, che però dovrà aspettare un confronto con il club azzurro, finora non ancora avvenuto, per mettere le carte sul tavolo. Le modalità saranno decise dal club azzurro stesso. Allora, se il comunicato è destinato al procuratore, all'entourage di Kvaratskhelia, ci sta anche questa mezza incazzatura e usare queste parole tipo cazzate, perché poi sono comunque agenti entourage che lavorano a stretto contatto con il Napoli, e di far uscire notizie che poi il Napoli non ha, cose che il Napoli non ha mai detto o non ha mai fatto, mi sembra in primis poco professionale, e punto secondo si è scelto poi a livello temporale un momento dove già ce le si poteva risparmiare tante cose. Assolutamente ci arrivo e mi spiego perché. È finita la Serie A, o meglio, pausa della Serie A per le nazionali, partite finite da meno di 72 ore,
E già cominciamo con questa bomba, i rinnovi, ha firmato solo Mario Rui alla fine, Osimhen, Kvaratskhelia, devono ancora sedersi a tavola e cercare, trovare, diciamo, una soluzione, però non si aspetta nemmeno 5 minuti, come cala l'attenzione sulle partite giocate, sulla Serie A, e ci sono una decina di giorni di tempo per poter girare il coltello nella piaga e infierire sul calcio Napoli, non si perde assolutamente un attimo e si comincia a martellare di brutto, quindi saranno 10 giorni molto ma molto lunghi, soprattutto dopo la situazione che abbiamo già letto, la sconfitta con la Lazio. Garcia è stato già esonerato dall'80% dei tifosi, cosa che non ho fatto io e abbiamo analizzato in una live, ho analizzato in un video. Sicuramente abbiamo analizzato nella totalità gli errori che sono palesi e sono sotto gli occhi di tutti nella lettura della partita di Garcia, ma da qui a dire lo esoneriamo domani così siamo competitivi è assolutamente, come dice il Napoli, mi rifaccio le parole del Napoli, una cazzata. Tutto qua. Quindi dobbiamo prima prestare attenzione a livello temporale, quando è arrivata e quando è uscita questa bomba mediatica sul comunicato del Napoli, perché secondo me di casualità ce n'è ben poca. Poi che il procuratore di Kvaratskhelia o l'entourage di Kvaratskhelia siano stati a Di Maro nei ritiri precampionato, sia stato a Napoli per discutere di un eventuale rinnovo che non ci sia stato, non lo so. Se sono visite così all'improvviso che il procuratore decide, parte dalla Georgia, dice ma vado a Napoli una settimana, vedo se rinnoviamo. Io credo che siano situazioni che si decidano comunque tra una società e un entourage, un calciatore, il procuratore o la società che ne fa le veci. Non credo che uno parta così in vacanza e dica vabbè, ma vado a fare una vacanza a Di Maro, vedo pure se il presidente a 5 minuti ci sediamo per il rinnovo. Non credo che vada così a livello professionale, lo sbaglio. Quindi può darsi anche che ci sia qualcosa di vero nell'eventuale rinnovo di Quara non avvenuto, o che ci sia stato al limite un summit programmato che poi non è andato avanti. Queste sono solo supposizioni che sto facendo io, appunto perché per logica io sono il procuratore di un calciatore, non vado a Napoli senza sapere che ho un summit per il rinnovo domani o dopodomani o tale giorno. Poi se si è trovato lì perché voleva vedere Napoli oppure voleva andare in vacanza nei ritiri a prendere un po' di aria fresca, eccetera, eccetera, questo è un altro paio di maniche, ma non credo assolutamente che sia stato così, perché appunto i procuratori partono con informazioni precise, non vanno così alla rinfusa, diciamo. Comunque questo vi volevo dire su questo comunicato del Napoli. Possiamo migliorare nella forma, però il succo è ben chiaro, rispedite al mittente tutte le chiacchiere. Mi auguro che questi 10 giorni possano passare in modo tranquillo, perché già abbiamo alcuni problemi da risolvere per quanto riguarda il campo. Sempre Forza Napoli ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ciao.